Ebbene, oggi andremo a costruire un tester per testare la capacità delle batterie. Di cosa abbiamo bisogno? Di un cavo micro SD, due resistenze da 7,5 ohm, dissipatori di calore, io l'ho recuperate da vecchia strumentazione elettronica perché le resistenze scaldano, quindi serve un portabatteria e lo schedino ZB2L3, eccolo qua, e poi di una basetta isolata in legno. Io uso una basetta in legno. Vi farò vedere passo passo come costruire il nostro tester. Allora, la prima cosa da fare è andare a vedere dove posizionare lo schedino. Ci segniamo i punti dove mettere i distanziatori. Quindi prendiamo una penna, ci segniamo i punti. Ok, ed ecco qua. Questi sono i punti dove andranno i distanziatori, così. Poi con la colla a caldo andremo ad incollarli. Bene amici, con un cacciavite prendiamo il distanziatore, lo mettiamo sul cacciavite, così. Andiamo vicino al punto che abbiamo segnato prima, così siamo sicuri che è preciso. Il cacciavite ci servirà per tenere fermo e mettiamo un poco di colla. Man mano facciamo così con tutti i distanziatori. Cacciavite e un poco di colla. Ok, andiamo avanti. Adesso ne mettiamo un poco giusto per fissarli. Andiamo avanti così. Cacciavite, colla. Lasciamo raffreddare un poco e poi lo incolleremo per bene. Assicuriamoci che prima di incollare, ok, che tutti i punti dove vanno le viti sono a posto. Ok, precisissimo. Continuiamo. Bene, una volta che abbiamo incollato per bene i nostri distanziatori, andiamo a posizionare le nostre viti. Ok.
iniziamo a serrare le nostre viti. Ok, come vedete è saldo. Saldo alla base. Ricordatevi di segnarvi dove va la resistenza, il positivo e il negativo. Bene, adesso andiamo a fissare il portabatterie. Vediamo un po' dove metterlo. Ok. Bene, abbiamo fissato il nostro portabatterie. Benissimo, adesso dobbiamo incollare il nostro dissipatore di calore per le resistenze. Lo metteremo più o meno qua. Possiamo mettere anche così volendo. Forse è meglio così, così non ci scotteremo. Però se lo mettiamo così, forse è meglio. Ok, facciamo una cosa, ci incolliamo prima le resistenze, mettiamo la nostra resistenza, ci mettiamo un po' di colla, giusto un poco per farla tenere, poi ingolliamo meglio il tutto. Mettiamo la seconda resistenza, benissimo. Eccola qua. Ok. Uno e due. Ok, abbiamo, poi lo aggiusteremo un po' meglio. Bene, adesso mettiamo un po' di colla, e la mettiamo così. Ed ecco fatto. Abbiamo il nostro dissipatore. Adesso non ci resta altro che fare i collegamenti elettrici. Il positivo nel positivo, il negativo nel negativo, poi da questo punto dove si uniscono le due resistenze andiamo nel morsetto R, questi due le accoppieremo tutte e due con un cavo e andiamo nell'altro R. Bene, iniziamo a stagnarci prima di tutto i puntali della resistenza. Basta scaldare sotto un po' di stagno. Ok, la stessa cosa dall'altra parte. Teniamo sotto, riscaldiamo per bene il nostro. Ok, benissimo. Ora prendiamo un cavo, ci prendiamo le misure da questo punto a questo, lo tagliamo
ci prepariamo il nostro cavo. 1, 2, benissimo. Adesso dobbiamo fare altro, metterci un po' di stagno. Ok, all'altro giusto un po' perché deve andare nel morsetto. Ok, quindi adesso andiamo a riscaldare. Benissimo. Prendiamo il cacciavite, andiamo a inserirlo nel primo morsetto. Ok. La prima estremità della resistenza è fatta, va bene così. Adesso ci dobbiamo preparare l'altro cavo che deve fare da questo lato, deve andare a questo e poi nell'altro punto della resistenza. Lo tagliamo. Facciamo la stessa cosa, andiamo a vedere poi dove andrà a finire. Ok, qua, quindi mettiamo nella pinza spillatrice così, abbiamo aperto, come vedete, un poco qua e puliamo dall'altra parte. Prendiamo il nostro saldatore, facciamo la stessa cosa di prima. Questa è la parte che va nel morsetto, giusto un poco di stagno. Ok, questa è la parte che va sull'altro puntale. Ok. Facciamo la stessa cosa da questa parte. Benissimo, allora salviamo. Ok, giriamo dall'altra parte. Facciamo la stessa cosa. Benissimo. No, benissimo un corno. Ok. Metto un po' di stagno sul puntale. Prepariamoci il nostro cavo, andiamo a metterlo, dobbiamo fritare, tremo un po', questa è tutta colpa del caffè. Troppo stagno, andiamo a schiacciare un po'. Vediamo un po' perché non va. Ok,
appoggiamo il tutto. Diamo una sistemata al cavo per bene, lo rimaniamo così. Poi ci metteremo un po' di colla per farlo tenere fermo. Bene, adesso ci prepariamo il positivo. Ok, la lunghezza va bene così. Ottimo. Andiamo a inserire il positivo nel positivo. Benissimo. Ok. E il negativo nel negativo. Buono. Ok, bene amici, non ci resta che collegare il nostro cavo micro USB a un semplice o al computer o un semplice trasformatore di telefono, va benissimo. Ok, poi andremo a testare il nostro tester. Bene, testiamo il nostro tester. Ho preso una batteria di 2200 mAh 3,7 volts. Non è del tutto carica, quindi comunque proviamo giusto per testare. Inseriamo la nostra batteria, alimentiamo il nostro tester. Benissimo, come potete vedere 3,89 volts, questi sono i volts, me lo segnala anche con il LED piccolino qui. Ok, adesso gli do l'ok e inizia a scaricare la batteria. Infatti le resistenze inizieranno a scaldarsi. Mi segnala il voltaggio, l'ampere ora e l'ampere che ci sono attualmente dentro la nostra cella. Allora, dentro la nostra cella ci sono 815 ampere e queste sono le ampere ora che sta scaricando. Una volta scaricata del tutto la batteria mi dirà il voltaggio che abbiamo impostato, perché possiamo anche cambiarlo con più e meno. Mi dirà l'ampere ora e l'ampere. Naturalmente ricordo che per testare la batteria, per vedere quante ampere ora ci sono realmente, bisogna caricarla tutta. Una volta caricata tutta la batteria, inseriamola nel nostro schedino, nel nostro tester, e iniziamo il ciclo. Una volta che è finito il ciclo, il tutto si fermerà e ci indicherà l'ampere ora, l'ampere che sono dentro la batteria, che può tenere la batteria. Fate finta che questo è un serbatoio di benzina, l'ampere è la benzina, e il nostro voltaggio. Va bene amici, se il video vi è piaciuto, alla prossima.